Una delle priorità dell'Inter per il mercato estivo resta la difesa, il reparto difensivo. In uscita ci sarà sicuramente Francesco Acerbi, va considerato anche Matteo Darmian e restano invece ancora dubbi sul futuro di Stefan De Vrij. L'intenzione del club sembra quella di trattenerlo ancora per un anno come alternativa valida in rosa, anche se il suo agente Federico Pastorello proprio ieri ha dichiarato che l'Inter non ha ancora mosso passi ufficiali, passi concreti in questo senso. Da ieri poi ci chiedete anche giustamente molto della situazione di Jan Bissek. Allora oggi partiremo proprio, da questa situazione per poi arrivare ai 2 profili in entrata per la difesa nerazzurra, o meglio ai 2 profili che in questo momento sono in cima alla lista dei desideri per la dirigenza nerazzurra. Parlo di Moaremovic e di Solé, che sono 2 profili molto diversi tra loro. E allora cercheremo oggi di conoscerli meglio con un approfondimento e un paragone insomma tra i 2 profili. Prima di partire però innanzitutto ben ritrovati a tutti voi amiche e amici nerazzurri qui su Passione Inter con un nuovo approfondimento come tutti i giorni. Se gradite io vi invito a lasciare un mi piace a questo contenuto, vi invito ad iscrivervi ai nostri canali di Passione Inter, siamo in diretta tutti i giorni, insomma approfondiamo anche alle 19:30 e poi approfondiamo tutto anche nel club di Passione Inter, passioneinter.club. Vi aspettiamo numerosi perché ci aspetta una lunga estate e una lunga estate insomma di mercato, quindi parleremo di tutto anche all'interno del club di Passione Inter. Allora, come vi ho anticipato, iniziamo da chi già c'è nell'Inter, perché si parla tanto di mercato in entrata, ma vanno monitorate anche alcune situazioni. Ieri in diretta capito una certa preoccupazione intorno alla situazione che riguarda Bissek. Bissek che tra l'altro non è stato convocato da Nagelsmann con la nazionale tedesca per il mondiale, anzi dopo magari vedremo anche la lista dei nerazzurri convocati, una scelta che sicuramente rappresenta una grande delusione per il difensore che aveva palesato più volte la voglia insomma di esserci. Lui mi sembra anche un giocatore e una persona molto ambiziosa, ha detto anche di volersi sentire indispensabile per questa Inter, quindi sicuramente la convocazione al mondiale era un obiettivo importante per Jan Bissek, una scelta di Nagelsmann che onestamente non condivido più di tanto perché credo che Bissek sia in crescita e che questa stagione abbia fatto molto bene ritagliandosi anche più spazio, sia un giocatore che sicuramente deve crescere molto, ma i presupposti per andare in nazionale secondo me già c'erano, quindi sono rimasta un po' delusa dalla non convocazione e insomma mi spiace anche per il giocatore che sicuramente appunto sarà rimasto abbastanza deluso. Invece sul fronte nerazzurro non è arrivata nessuna conferma in realtà sul fatto che il giocatore non abbia accettato il rinnovo proposto dall'Inter. Da ieri si parla di questa situazione con Carlos Augusto e Bissek che appunto di fronte ad una proposta di rinnovo da parte del club nerazzurro hanno fatto un passo indietro. In realtà, per chi c'era ieri in diretta, avrà insomma sentito il discorso, avrà sentito quello che ci siamo detti con la nostra community. Io ero un po', titubante su questo discorso, anche perché Bissek è in scadenza nel 2029. È vero che in tanti stanno scrivendo 2028, ma in realtà lui è in scadenza nel 2029, Carlos Augusto nel 2028. È vero che i rinnovi si trattano sempre con largo anticipo, in anticipo, però onestamente appunto non ci arriva questa conferma del fatto che ci sia stato un dialogo per il rinnovo di Bissek. Bissek che tra l'altro ha appena cambiato agente affidandosi a Giovanni Branchini e associati. Come ricordava Lorenzo, Branchini fa molti affari con il Bayern Monaco, ha fatto molti affari con il Bayern Monaco e era nell'affare Pavard e seguiva Vidal quando era al Bayern Monaco. Quindi in realtà proprio questa mattina Gazzetta ha scritto di un interesse del Bayern Monaco per Bissek, quindi va monitorata sicuramente questa situazione, però appunto sul fronte rinnovo io al momento non mi sento di sbilanciarmi dicendovi Bissek ha detto di no al rinnovo dell'Inter.
dell'Inter. Sicuramente c'è la consapevolezza che sul piatto arriveranno magari delle offerte, delle proposte per un giocatore che, ribadisco, non andrà al mondiale, ma secondo me sta dimostrando un'ottima crescita, e quindi attenzione anche appunto alla sirena tedesca, alla sirena insomma del Bayern Monaco, con questo nuovo insomma anche ingresso di Bissek in questa nuova agenzia. Quindi la situazione che vi inviterei a monitorare è più questa, che poi si collega sicuramente anche con il discorso del rinnovo, però ecco non c'è stata una chiusura da parte del difensore, o almeno non ci risulta esserci stata una chiusura da parte del difensore. Tra l'altro sto leggendo anche molti colleghi che scrivono che in caso di partenza di Bissek l'Inter sarebbe pronta a 2 colpi in difesa. Onestamente la sensazione però, e magari mi sbaglierò, vedremo, è che questo doppio colpo in realtà nel reparto difensivo possa arrivare a prescindere dal futuro di Jan Bissek, anche perché, lo abbiamo detto più volte, ci sono un paio di giocatori in uscita in difesa, delle situazioni da monitorare, quindi l'impressione è che l'Inter comunque voglia muoversi con una certa urgenza, appunto, per andare a rinforzare il reparto difensivo. Vi parliamo ormai da settimane, ma in realtà anche dal mercato di gennaio, di 2 nomi in cima alla lista, e ve li confermiamo. Sono quello di Mouaremovic e di Solé. Sono, come dicevo all'inizio, 2 profili molto diversi tra loro, però proprio per questo potrebbero essere entrambi molto utili alla causa nerazzurra. E volevo approfondire un po' i discorsi su questi 2 giocatori. Parto proprio da Mouaremovic, che abbiamo incrociato nel nostro cammino anche con la nazionale italiana, e ora che ci avviciniamo al mondiale, insomma, alcuni ricordi tornano nelle nostre menti, alla nostra memoria. Mouaremovic è un mancino, classe 2003, alto 1,87 m. Quest'anno ha collezionato 33 presenze in stagione tra campionato e una presenza in Coppa Italia, con anche 2 gol e 2 assist. Allora, c'è da dire che Mouaremovic va sicuramente ancora conosciuto bene, perché arriva dall'esperienza in Serie B, sempre con il Sassuolo, cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha fatto molto bene quest'anno in massima serie con la nazionale, e insomma anche quello che ha fatto vedere con il Sassuolo sicuramente dà l'idea di un giocatore giovane in crescita, che sta dimostrando e si sta facendo spazio, ecco, nella Serie A, e potrebbe avere insomma anche l'ambizione di fare un salto in avanti. Per quanto riguarda le caratteristiche, lui gioca in una difesa a 4, quindi potrebbe fungere sia come centrale, nella difesa a 3 nerazzurra, e anche come eventuale braccetto sinistro, come vice bastoni di fatto. Allora, diciamo che, prendendo un po' con le pinze il paragone, ragazzi, non me ne vogliate, però per farvi capire un po' e per darvi anche un contesto, e per spiegarvi un po' la tipologia di giocatore, per chi non lo conoscesse, diciamo che lui somiglia un po' come tipologia di giocatore proprio a Francesco Acerbi. Quindi è un giocatore che è molto bravo nell'anticipo, nella marcatura, nel posizionamento, è molto disciplinato tatticamente, secondo me è un termine che gli si addice, molto bravo nei duelli aerei. Sicuramente un limite che questo giocatore ha rispetto a alcuni difensori nerazzurri, e rispetto ad esempio anche a Bastoni, è la conduzione del pallone, perché Mouaremovic fondamentalmente non porta palla, lui è più da passaggio diretto, se vogliamo, da ricerca della punta, che comunque può essere sicuramente un valore, può essere sicuramente insomma una caratteristica, se affiancato ovviamente a 2 difensori magari un po' più fisici e più aggressivi, se vogliamo. Ovviamente ho detto di prendere con le pinze il paragone con Acerbi, anche perché per quel che riguarda il difensore nerazzurro tanto faceva l'esperienza, che è quello che in questo momento a Mouaremovic manca, o meglio deve acquisire, pian piano, e lo acquisirà, pian piano. Però più o meno come giocatore, come tipologia di giocatore, il primo paragone che mi viene è sicuramente quello con Francesco Acerbi. Vi ho citato difensori fisici e aggressivi eventualmente da affiancare a Mouaremovic, non posso allora non citarvi Omar Solé, perché lui rispecchia proprio questa tipologia di giocatore. Lui è un classe 2000,
di piede destro, alto 1,92 e pesa 88 chili, quindi è una bella stazza di gioca ha una bella stazza come giocatore. Questa stagione ha collezionato 37 presenze totali tra Coppa Italia e campionato, con 3 gol e 1 assist. A differenza di Moremovic, lui ha più esperienza perché ha giocato anche in Europa, militava con il Salisburgo, quindi ha avuto anche l'esperienza europea, poi comunque ha i suoi 3 anni in più che comunque possono contare rispetto al bosniaco, con i quali comunque ha acquisito esperienza. Perché sono 2 giocatori diversi? La prima caratteristica e la prima differenza ve l'ho già detta. Solé è un giocatore molto fisico e molto, aggressivo, a parte ovviamente il piede forte, se vogliamo, perché, Moremovic è di piede sinistro, mentre Solé è di piede destro, ma può giocare anche a sinistra. Solé è più un braccetto che un centrale, quindi mentre Moremovic potremmo, diciamo così, immaginarlo anche nel ruolo di Acerbi, nel ruolo che adesso ricopre Akanji, Solé diciamo che lo immaginiamo più, nel ruolo di braccetto. Lui appunto è fisico, è veloce e questa è una caratteristica che è molto importante e tra poco, vi dirò anche il perché, e poi è molto bravo invece nella conduzione del pallone. È una delle caratteristiche principali di questo giocatore, quindi è uno che rompe la pressione, può avere un ruolo molto importante nello sviluppo dell'azione e in un Inter che pressa alta, con i difensori che si lasciano anche molto campo alle spalle. Se vi ricordate quando parlavamo di Acerbi, di questa stagione di Acerbi, dicevamo fa un po' di fatica a rientrare perché comunque non ha come caratteristica la corsa. Ecco, in questo caso Solé è un difensore veloce e ha questa caratteristica che può essere molto importante in un Inter che appunto ha questa linea difensiva, molto alta e che comunque pressa molto molto alta. Se vogliamo è meno disciplinato di Mouaremovic, questo è sicuro, è molto più, istintivo, ma anche qui serve equilibrio. Quindi prima ho detto Mouaremovic deve essere affiancato da, giocatori magari fisici, aggressivi, ecco, Solé va affiancato, ad un centrale un po' più, posizionale, un po' più conservativo, che sia capace anche di andare a come dire, ad assorbire quelle che sono le uscite aggressive in pressione, proprio per non, lasciare scoperte alcune parti del campo e quindi andare a coprire, ecco, fare un po' di copertura preventiva, se vogliamo, alle spalle del difensore. Quindi serve equilibrio anche in questo senso e potrebbero anche essere, come dicevo all'inizio, giocatori da prendere in un pacchetto, cioè da prendere insieme proprio perché, differenti tra di loro, quindi uno non esclude l'altro. Solé che tra l'altro ha parlato nelle ultime ore alla Gazzetta dello Sport, dichiarando che lui sicuramente vorrebbe tornare a giocare la Champions League, vorrebbe tornare a giocare in Europa e sulla domanda: "È vero che l'Inter è interessata insomma a lei?" Lui ha detto: "È bello essere accostato a grandi club, ma in questo momento sono molto concentrato sull'Udinese." Vabbè, queste sono le solite, dichiarazioni di circostanza, però, sicuramente ecco, confermiamo che, Solé resta uno dei nomi, più osservati da questa Inter. Ho parlato di pacchetto, ho parlato di giocatori che potrebbero arrivare insieme e diciamo che l'Inter dovrebbe, così, riservare circa 50 milioni per prenderli entrambi, perché la valutazione si aggira più o meno sulla stessa cifra, quindi stiamo parlando di 20, 25 milioni per questi 2 giocatori. Nel caso in cui l'Inter dovesse e volesse prenderli entrambi, sicuramente appunto bisognerebbe riservare, circa 50 milioni. Poi, ovviamente bisogna tenere in considerazione che possono essere anche, così trattate, le loro situazioni in modo diverso, quindi si può pensare ad un prestito oneroso con obbligo, diritto di riscatto, quindi queste, sono valutazioni che verranno fatte e che sicuramente staranno facendo insomma i vari club, cioè l'Inter con l'Udinese e con il Sassuolo, però al momento le cifre sono sicuramente queste. Voglio rifare un passo indietro, perché voglio ritornare al discorso iniziale per chiudere un po' il cerchio, perché vi ho parlato della mancata convocazione di Bissek con la nazionale tedesca. Vi riassumo al volo, vi faccio un punto su quelli che invece sono i giocatori effettivamente, convocati dalle rispettive nazionali. Manca solo la conferma dell'Olanda,
con De Vrij che potrebbe anche essere convocato e Dumfries che sicuramente verrà convocato. Per il resto ovviamente sono rimasti fuori tutti gli italiani, quindi Bastoni, Acerbi, Darmian, Frattesi, Barella, Di Marco, non partiranno, anche Zielinski non partirà con la Polonia, anche Mkhitaryan non partirà con l'Armenia, ma a prescindere Mkhitaryan aveva già dato l'addio insomma alla nazionale, quindi non ci sarebbe stato a prescindere. Non ci sarà Bissek, ci sarà invece Manuel Akanji con la Svizzera. Non ci saranno né Carlos Augusto né Luis Enrique con il Brasile. Carlos Augusto è anche un altro di quelli che un po' mi è dispiaciuto per la mancata convocazione. Quindi tra lui e Bissek insomma sono rimasta un po' delusa, forse Bissek me lo aspettavo ancora di più di Carlos Augusto, a prescindere comunque mi spiace. Ho letto che molti di voi hanno scritto meglio così i giocatori restano a Milano. Sì, però la delusione di non essere convocati con la nazionale penso che comunque dia dispiacere ai giocatori e sappiamo quanto insomma la questione mentale sia importante, quindi a me dispiace sempre molto quando non vengono promossi, ecco, anche dai CT delle nazionali. Ci sarà ovviamente Çalhanoğlu con la Turchia, anche Montella ha parlato di questo giocatore, è il giocatore fondamentalmente più importante della Turchia, quindi guiderà la Turchia al mondiale. Ci sarà ovviamente Petar Sucic con la Croazia, Lautaro Martinez volerà con la sua Argentina ovviamente, Marcus Thuram con la Francia e Bonny con la Costa d'Avorio. Sapete che insomma Bonny ha scelto di aggregarsi ecco alla nazionale della Costa d'Avorio. Prima non ho citato tra gli italiani Pio Esposito, ovviamente resta fuori anche Pio Esposito e resta fuori anche Diouf dalle convocazioni. Molti di questi giocatori io li vedrò nella giornata di oggi perché ci sarà, come vi anticipavo ieri in live, un allenamento a porte aperte in vista di Bologna-Inter, quindi saremo all'Arena Civica di Milano per riportarvi un po' di contenuti, per raccontarvi un po' quello che sarà l'allenamento nerazzurro e tra l'altro prima dell'allenamento ci sarà un'esibizione di alcune legends dell'Inter. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati sui nostri canali perché avremo un po' di cose da raccontarvi e da condividere con voi. E poi ci vediamo ovviamente anche in live oggi alle 19:30 perché l'appuntamento quotidiano qui su Passione Inter per fare il punto della situazione, per insomma discutere insieme a voi non può mancare. Discutiamo però anche nei commenti, quindi vi aspetto ovviamente con le vostre considerazioni qui sotto. Nel frattempo io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su basta cliccare qui